benvenuti a Digging Digital, il podcast ufficiale del progetto ArcheoDigit, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Interreg Italia-Croazia. Io sono Anna e in questa serie esploriamo comunque le competenze, le idee, le tecnologie più innovative per trasformare il turismo archeologico. Oggi apriamo un nuovo capitolo, il modulo sulla pianificazione e sulla gestione dei parchi archeologici, partendo proprio dalle basi di questa gestione moderna, diciamo. Per guidarci in questo percorso abbiamo con noi Roberta, professoressa dell'Università di Macerata. Ciao Roberta. Buongiorno. Allora partiamo subito. Cerchiamo di sfatare un mito, diciamo. Un parco archeologico non è solo un museo all'aperto, non è solamente un qualcosa da proteggere sotto una campana di vetro. Cosa significa oggi gestire un sito facendolo vivere e respirare assieme al territorio circostante? Anna, mi dai il là per riprendere un filo su cui abbiamo discusso molto nella ricerca ArcheoDigit, cioè il fatto che un parco archeologico è un luogo di cultura, ma non è un museo all'aperto, è ben altro, anzi è un luogo che dialoga con un contesto, perché sta lì da tanti anni come area archeologica e nei tanti anni precedenti ha già stabilito dei rapporti con l'intorno. Questo approccio, secondo noi, è un approccio innovativo. Secondo noi del gruppo di ricerca è un approccio innovativo perché ci dà la possibilità di guardare, lavorare e proporre questioni sul parco archeologico facendo riferimento a un approccio che ha superato un po' quello che dicevi tu del museo all'aperto, un po' statico, un po' fermo, un po' tutto compiuto in se stesso. Questo là non ce lo siamo inventato noi del gruppo di ricerca, ci viene dall'approccio che ha avuto la nuova Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, che è un atto transnazionale europeo firmato a Strasburgo nel 2000, poi ratificato negli anni successivi dagli Stati membri, in Italia dal 2006. Questo approccio consente di far comprendere a chi studia il territorio che ci sono tante relazioni con i contesti intorno a qualsiasi luogo e quindi anche intorno a un parco archeologico, e questi contesti lavorano su temi complementari al luogo in cui si sta facendo ricerca. L'area archeologica diventa uno di questi temi, insieme al paesaggio, insieme alla natura, insieme all'insediamento, alle infrastrutture, e quindi per forza di cose questo tema va a incrociarsi anche con le aree archeologiche. Questo approccio che la Convenzione Europea del Paesaggio lega anche alle comunità locali ci dà anche un altro gancio per tenere insieme sia le questioni archeologiche, che sono preminenti, predominanti. Non si può avere o considerare una zona parco archeologico se non c'è un valore archeologico di quello che naturalmente è messo in evidenza da studi, da scavi e da ricerche, ma in realtà è anche un luogo che molto spesso viene riconosciuto dalle comunità locali, e quindi in questo caso il riconoscimento di averlo come parte di sé, come parte, diciamo, di un tutt'uno che lavora, si modifica, va avanti nel tempo, ci dà anche la possibilità di tirare dentro alla ricerca ArcheoDigit anche il lato delle popolazioni locali, delle comunità locali, che poi magari più avanti proverò a dirvi. Quindi il fatto che il tema archeologico dall'interno si proietta verso l'esterno di quest'area significa anche il contrario, che le aree, le zone e i caratteri che stanno intorno al parco archeologico devono essere tenuti in conto anche da dentro l'area archeologica. Allora, questo duplice sistema porta però a mettere sul piatto, a mettere sul tavolo anche problematiche di natura diversa, cioè di coesistenza fra elementi diversi del paesaggio, del territorio e dell'area archeologica, e quindi qui poi magari si cominciano a dover individuare e indirizzare dei problemi di gestione che però possono essere, ritornando dalla parte del parco archeologico, introiettati all'interno proprio dei piani di gestione. Quindi, secondo il nostro gruppo di ricerca, il tema, l'approccio che
torno a ripetere, ci ha dato questa Convenzione europea, è l'approccio migliore da utilizzare per comprendere come funziona un parco e anche per costruirci sopra un piano di gestione. Questa cosa dei saperi che si incrociano e dei temi che si incrociano ci porta anche a pensare che il team di ricerca che deve lavorare su questi temi deve essere un team multidisciplinare, certo. Non ci può essere solo l'archeologo, non ci può essere solo l'architetto, solo il botanico, solo il geologo, ma tutti questi che lavorano insieme. Devono comunicare insomma tra di loro. Assolutamente, da questo momento quindi anche tutte le analisi, gli studi tengono conto di queste diversità di competenze. Poi, anche di vedute, quindi. Anche di vedute, bisogna saper parlare la stessa lingua, non cambiare mai mestiere, ma riuscire a interrelarsi con gli altri. Quindi dal quadro conoscitivo poi si passerà alla proposta, alle strategie e alle azioni progettuali che magari spiegheremo in avanti e racconteremo in avanti, e questo ci porta anche a dover pensare che poi tutto questo grande complesso di cose che si muovono insieme, di cui l'archeologia è il punto trainante, debba essere anche poi monitorato per le azioni che tutto questo mette in campo. No, certo, ma quindi se io ti dovessi chiedere proprio un esempio concreto di sito archeologico che si trasforma da luogo chiuso a invece una sorta di motore, ma parliamo anche economico o comunque insomma culturale della città, che cosa ti viene in mente? Beh, guarda, mi viene in mente che il rapporto con le comunità locali e con le istituzioni del luogo, sia quelle diciamo apicali dei ministeri, del Ministero della Cultura, ma anche delle soprintendenze locali, del comune, della regione, ma anche delle persone che vivono e abitano intorno a quel luogo, degli imprenditori, cioè di tutta questa gamma di stakeholder, di portatori di interesse che possono avere interesse a relazionarsi col parco. Con la presenza di un piano di gestione che mette sul campo azioni operative precise, può essere tutta coinvolta, sia dall'inizio nella programmazione, nella progettazione delle azioni progettuali, ma anche durante. Penso per esempio alle campagne di scavo, alle persone che lavorano, agli archeologi che lavorano allo scavo, che hanno bisogno di tante cose, attrezzature, servizi, luoghi dove appoggiarsi, oppure anche ai fruitori che arriveranno dopo, che hanno bisogno di avvicinarsi a quel luogo, di trovare un'area di ristoro, di parcheggiare semplicemente la macchina. Quindi anche la comunità e l'economia e la socialità che gira intorno al parco archeologico va messa in moto da subito, e può essere questo il motivo anche di un successo del parco archeologico rispetto magari a un sito che resta isolato, in cui è difficile arrivare, in cui se ci arrivo non so nemmeno dove si entra, dove lascio la bici, dove lascio la macchina, entro e non trovo magari una bibita, un punto di ristoro, le cose basilari. E quindi il fatto di aprirsi e di avere questa interrelazione con l'esterno ci porta naturalmente a mettere già tutti questi stakeholder all'interno del piano. Una cosa importante dentro tutto questo, l'apertura verso le parti socio-economiche del parco deve essere comunque sempre con profondo rispetto all'area, non è un Disneyland locale, non può essere nemmeno un luogo dove nessuno ha interesse a andare, ma di fatto comunque il tema dell'archeologia deve essere sempre preponderante, anche perché dentro agli stakeholder non ci sono solo il pubblico, le comunità, il fattore economico, ma ci sono anche le istituzioni, perché il parco archeologico solitamente parte da una zona di interesse archeologico in cui i ministeri, le soprintendenze e quindi anche il loro modo istituzionale di gestire le cose, con i vincoli, con le tutele, deve essere tenuto in conto. No, certo. E niente, allora grazie Roberta per insomma la spiegazione e per essere stati qui con noi, e noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio. Grazie.